Questa valigia, vecchia valigia, già me la sto portando in Italia con delle cose dentro, con delle scarpe dentro che lascerò lì e non porterò più indietro. Ci siamo con le prime decisioni importanti. Qui vedi, il 27 ho preso il Covid e sono stata positiva per... Credo che quello che faccio vedere è un po' diverso. Quello che faccio vedere è cosa vuol dire la vita di una donna già in un'età matura e completamente indipendente e sola. Voglio far vedere cosa possiamo fare quando siamo sole e mi piace tanto. Adesso vi mando questo video tutto un po' confuso, metterò della bella musica, delle belle immagini e spero vi piace. Ci vediamo dopo alla fine. Sono 5 anni, a dicembre ho fatto 5 anni che vivo qui, quindi credo che posso fare l'applicazione per avere il settlement scheme, pre-settle status. Il settlement status è praticamente un visto definitivo che tu puoi rimanere qua tanto tempo e il pre-settle ce l'hai per 5 anni. Se mi danno il settlement status, è da un po' di tempo che penso, voglio lasciare Londra e succederà quest'anno. Sono mesi e mesi che ci penso, è dura per me, io amo questa città, è duro pensare di lasciarla. Ormai sono entrata in una zona di conforto e mi viene difficile uscire, però devo uscire perché non posso fare questa vita, lavorare casa, perché qui a Londra devi lavorare per pagare l'affitto, non puoi lasciare il lavoro e viaggiare. Devo lasciare casa se voglio viaggiare per mesi, devo andare in Brasile, voglio stare 2-3 mesi, 4 mesi, voglio viaggiare, voglio andare in altri posti. Ho qui tutto un po' di documenti, adesso vediamo di applicare e poi vi faccio sapere se l'hanno accettato. Ecco, siamo a febbraio del 2022, 5 febbraio. Sono venuta qui a condividere con voi delle novità per quest'anno. Malincuore, sono mesi che ci penso, sono mesi che sto maturando questa idea nella mia testa e quest'anno finalmente ho deciso che lascerò Londra. Una città incredibile, meravigliosa, io la amo, la adoro, però devo lasciare per un po'. Non voglio lasciare pensando che chiudo tutte le porte, che non ci tornerò mai più, perché questo mi fa soffrire, però ci sono tante cose nuove che devo fare. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, pandemia, altre cose tristi, io ho tanta voglia di vivere, devo andare in Brasile, sono 2 anni e mezzo che non vado in Brasile, quindi ci devo andare quest'anno e non posso andare a stare lì solo 2 settimane, cioè i giorni di vacanza che mi dà l'azienda. Voglio andare in Brasile e voglio starci 2-3 mesi, 5 mesi, non so. Voglio essere libera di viaggiare senza avere impegni di lavoro che devo tornare. L'unico lavoro che farò in questo periodo sarà video da condividere con voi su YouTube e sono super felice perché finalmente dopo mesi e mesi pensandoci ho deciso questo cambiamento, lascerò Londra quest'anno. Non vi dico ancora bene di preciso quando, però vi dico che sarà nel primo semestre di quest'anno. Sono tanto felice e voglio che aiutatemi a prendere delle decisioni. Vi racconterò più avanti tante cose belle. Beh, dopo un mese sto tornando in Italia oggi. Ho già preparato le valigie e bagno le piante prima di partire. Care. Don't keep me down, don't keep me down, don't keep me down. Avete visto come sono vestita? Praticamente tutta questa roba che ho addosso, stivali, pantaloni, la sciarpa, il giubbotto, il cappotto di lana e la valigia, tutta questa cosa la lascerò a Jesolo adesso che ci sto andando. Torno a Londra con un paio di scarpe da ginnastica, un altro giubbottino più leggero e una fusò che ce l'ho dentro lo zaino qua dietro di me.
Quest'anno in Brasile ho un bellissimo viaggio programmato con le mie sorelle e mia nipote e quindi sì, passerò un bel periodo in Brasile. Ho un appartamento tutto mio in Brasile che lo voglio sistemare, lo voglio fare bello. Magari voi mi potete aiutare. Vivere da sola finalmente dopo tanto tempo a Londra condividendo l'appartamento con altre persone. Sono molto in anticipo. Sto andando in autobus questa volta invece che con il treno perché c'è qualche problema, no? Con la linea del treno. Infatti qua è strapieno di gente che va a Stansted oggi. Però sono riuscita a comprare il biglietto. Don't keep me down. Don't keep me down. Don't keep me down. 무표정 그대로 고정 뭔가 보면 의미 없는 생각도 감정 들은 뭐뭐 그대로 Vi voglio solo dire che questo video ci metterò un po' a pubblicarlo perché sto andando in Italia senza computer perché sto andando in Italia senza computer perché non volevo pesarmi sullo zaino, perché sono in vacanza, perché sono lì per stare con una persona cara, quindi niente computer. Però appena poi torno a Londra lo edito e lo pubblico. Dopo che ho pubblicato quell'ultimo video che dico che siamo tutti pazzi, praticamente ho preso il Covid, sono stata a casa. Sono andata a lavoro la mattina, mi sentivo un po' strana, tipo come con il raffreddore. Poi mi sono fatto un test e ho fatto positivo. Prima volta che mi è successo ero così orgogliosa che non avevo mai preso il Covid in questi 2 anni. E l'ho preso adesso questo. È stato molto leggero, non avevo gran sintomi, però sono stata a casa 6 giorni dal lavoro. La fortuna è che l'ho avuta prima di questi miei 5 giorni di vacanza. Pensa se l'avevo adesso. Guardiamo sempre il lato positivo delle cose. Ho finito di mangiare qua il mio cosino buono, sushi, e vado verso il portone. Sono così felice con questa decisione finalmente di... Io ho sempre detto qui, ripeto, questa città è meravigliosa, io amo vivere qui, però basta il momento di lasciare. Sono sola, non ho famiglia, non ho figli, non ho marito, non ho un fidanzato qui, non ho niente che mi lega tantissimo, non ho una gran carriera, quindi è arrivato il momento di volare di nuovo, perché qui è bello, è stupendo, però è una vita molto faticosa, piena di sacrifici, devi lavorare duro per pagare l'affitto, quindi adesso ho bisogno di libertà, ho bisogno di un anno sabbatico, stare un anno senza lavorare e poi vediamo quello che succederà e voi sarete sempre qui con me. Grazie per esserci comunque. Questo giro il volo a vuoto. Sono arrivata e c'ho un'amica di Jesolo che è venuta a prendermi. Allora, intanto vi saluto e ci vediamo domani. Questo sarà un vlog come settimanale. Buongiorno, oggi è un altro giorno, sono le 7:18 del mattino, c'è 1 grado, fa freddo, sto andando in spiaggia per vedere l'alba. Ieri ho visto un bel tramonto, io amo le albe e i tramonti, chi non li ama?
rovinare l'audio. È una cittadina molto carina nell'Adriatico, a quasi 27.000 abitanti. È molto vicino a Venezia, tanto che molti turisti vengono qua, dormono qua per visitare Venezia. Una volta, quando eravamo giovani, qua era pieno di discoteche, era la notte, la movida era molto viva qua in questa città. Adesso non lo è più, purtroppo. Adesso il business è appartamenti, basta. Domani è già arrivato il momento di tornare a Londra. Io questi 5 giorni qui mi ha fatto bene, sempre per il discorso di pensare e mandare avanti i cambiamenti che succederanno quest'anno. Però mi sento sempre così confusa e lasciare Londra per me sarà molto difficile, però lo devo fare. Quando vivevo qui a Jesolo non mi piacevano fare le passeggiate qua al mare. Questa cosa di venire a vedere l'alba non la facevo mai. Gli appuntamenti con gli amici si dava la sera al tramonto. Adesso ho appuntamento con gli amici all'alba per fare colazione insieme. Eccoli i miei amici! Ho paura che questo video verrà un po' confuso perché con il fatto che sto usando questa camera piccolina non ha display, quindi non so di che cosa ho parlato fino adesso, non so cosa sto dicendo, magari verrà un po' confuso come al solito. Ho appena bevuto il caffè, fatto una bella colazione con i miei amici, è stato bellissimo. In questi 5 giorni ho fatto quello che più desideravo: stare con persone care, incontrare gli amici, volare il drone e soprattutto fare video per voi. Sono dimenticata di dirvi due cose importanti. Vi ricordate quando ho applicato per Settlement Status? Era il 4 gennaio se non mi sbaglio. Ho ricevuto una mail giorni fa, l'hanno accettato. Ho adesso finalmente, dopo 5 anni, il visto in definitivo per rimanere a Londra. E un'altra cosa, adesso che ho il pensiero di cambiamenti, di lasciare Londra e andare avanti, fare altri progetti, viaggiare e dedicarmi di più a YouTube, ho altre belle novità che mi stanno mettendo alla prova per prendere la decisione definitiva. Ciao, un bacio. Spero vi sia piaciuto questo video, rimanete qui con me, iscrivetevi al mio canale, fate un commento, mettete un like. Se voi interagite di più con il canale facendo queste cose mi aiutate tantissimo.
e ogni volta che vedo che ho dei nuovi iscritti provo una gioia immensa e mi fa voglia ancora di continuare, di creare sempre belle cose per voi. Grazie per essere stati qua, grazie per aver guardato fino adesso e ci vediamo alla prossima. Ciao!